È veramente tanto tempo che pensavo a cambiare il tremolo sulla mia Stratocaster. In fondo era un ponte che mi è arrivato con il kit in alluminio molto leggero e non era proprio pratico, e così la Vegatrem è stata molto gentile a mandarmi uno dei loro sistemi in prova. Se non conoscete la Vegatrem, non è altro che una compagnia che produce ponti e sistemi per rimpiazzo per le Stratocaster e chitarre con un ponte tremolo in generale. Non abbiamo bisogno di fare buchi o utilizzare fresatrici per installare il ponte, è tutto molto intercambiabile e soprattutto vi permette di fare questo. La maggior parte dei ponti tremolo che montano le nostre Stratocaster o altre chitarre simili non sono molto mobili, perché sono direttamente fissati con delle viti al podi, quindi non permettono di muoversi così tanto. Mentre il Vegatrem VT1 invece è costruito in una maniera diversa, è molto sottile e ci permette di fare veramente un sacco di cose. Oggi andiamo a vedere come si installa, come suona. Prima però iscrivetevi al canale e lasciatemi un like. Ciancio le bande, andiamo a fare l'unboxing. Allora, apriamo la scatolozza e vediamo cosa c'è dentro. Dunque, prima cosa che vedo sono, queste credo che siano delle molle. Come vedete sono marcate con tensione media, tensione bassa, estremamente bassa. Poi ce ne sono altre, ovviamente c'è tensione alta e queste credo che siano le viti. In più abbiamo delle avvertenze che ci dicono che cosa abbiamo comprato, delle belle istruzioni che mi serviranno e un adesivo. Poi qui abbiamo il nostro braccio del tremolo. Poi questo credo che sia proprio il perno da montare sulla nostra Stratocaster, fatto molto molto bene, proprio un bel metallo massiccio. Ed infine il nostro bel ponte, andiamo a svricchiarlo, da dove si comincia. Il ponte in sé è veramente massiccio, da quello che ho letto in giro questo non è un acciaio normale, però è un acciaio zincato, cioè è stato esposto o imbevuto, diciamo immerso nello zinco, che lo rende molto più resistente alle ossidazioni. È un ponte molto diverso da quello delle Stratocaster comuni, come vedete così sembrerebbe molto più corto, diciamo, però quando ci mettiamo la nostra placchetta, questa andrà praticamente fissata alla chitarra, al body della chitarra. Ci sono due scalanature qui e vanno messe praticamente in queste due sporgenze, una qua e una qua. E quando lo andiamo a mettere, ovviamente questo è il sistema in sé, quindi possiamo farci veramente tante cose, dive bomb e tutte queste cose così, in teoria. Anche le sellette sono un po' diverse da quelle standard, come vedete qui ci sono delle brugolette che ci aiutano appunto assieme a questa brugoletta qua, questa vite qua, a mandare avanti e indietro la selletta per misurare l'intonazione, e ovviamente le classiche brugolette qua per l'action. Dovrò leggermi le istruzioni, però se pensiamo a un tremolo normale, di solito le viti si infilerebbero qua, però ci sono soltanto 1, 2, 3, 4, 5 buchi, quindi sembra che qualcosa manchi, però ci sono 6 buchi qua. Credo che le corde si dovrebbero infilare da questa parte qua. Di nuovo mi dovrò leggere le istruzioni, però ci sono 2 viti qua che non ho capito bene a cosa servano. Bene, io andrei a montarlo. Dopo aver tolto le corde, ho cominciato a togliere le molle nel retro e svitare il ponte dallo scasso.
Se volete un consiglio veramente utile vi suggerisco di mettere qualcosa tra il tremolo e il body mentre togliete le corde, in modo tale da non rovinare troppo la vernice. Va bene un pezzo di carta, va bene un fazzoletto, pezzo di cartone, basta che insomma il ponte in metallo non vada a contatto con il body della chitarra quando togliete le corde. Visto che c'ero, ho anche montato un pick-up rail al ponte per avere quei suoni un po' più ambacherosi. A questo punto ho inserito il pivot del ponte ed ho avvitato le nuove 4 viti. Non le ho fermate perché volevo assicurarmi che il ponte fosse piazzato correttamente. Una volta che ho preso le misure, ho fermato il pivot stringendo le viti. Le istruzioni sono state molto utili, infatti ho scoperto che se monto delle corde 1046 a cui sono abituato io, almeno nella Stratocaster, bisogna montare le corde di tensione media. Questa è una cosa molto importante, dipende anche dalla spessore delle corde che avete, dobbiamo montare delle molle diverse. E una cosa interessante è che non serve mettere più molle, quindi 2 sono più che sufficienti. Così ho montato le 2 molle nel retro e le ho fermate con le 2 viti. Poi ho inserito il ponte con le molle. È una cosa strana perché solitamente si fa il contrario, ma siccome abbiamo le molle bloccate, mi era rimasto più comodo installarle prima. Ho girato la chitarra e ho collegato le molle al gancio. Dopodiché andremo a inserire la prima e la sesta corda per tenere il ponte in tensione e collegarlo sui 2 pivot. Arrivati a questo punto ho finito di montare il resto delle corde. Ed ora arriva la parte divertente, cioè accordare la chitarra. In questo caso dovremo andare a giocare un pochino con le viti nel gancio nel retro e appunto con le corde. Quindi dovremo stringere le viti o allentarle, accordare più volte. È un po' tedioso, però alla fine il risultato ne vale la pena. La cosa più importante però di tutto questo lavoro è di assicurarsi che il ponte sia perfettamente parallelo con il body. Infatti questo ci darà una performance ottimale. Il settaggio però non è ancora finito, infatti dovrò controllare in ordine altezza delle sellette e l'intonazione, per poi bloccare le sellette con delle brugole apposite. In questo modo siamo sicuri che niente sfugge, almeno dal ponte. Ora non mi rimane che inserire il braccio e andare a suonare un pochino. Ed eccolo qui in tutta la sua bellezza. Ho suonato veramente tante chitarre sia con i ponti tremolo sia con i ponti Floyd Rose. Questo sistema è un misto tra i due. La mobilità del ponte è veramente fenomenale, posso andare avanti, posso andare indietro e l'accordatura rimane stabile. Anche la resistenza del tremolo quando lo utilizzo è veramente perfetta. È morbido abbastanza che lo posso spostare quasi con un dito e però ritorna al suo posto. Esteticamente rimane molto più piccolo di un sistema tremolo normale, semplicemente perché quando lo mandiamo indietro deve entrare nella scanalatura del body. Forse mi ci devo un po' abituare all'occhio, però come design è veramente classico ma minimalista allo stesso tempo. Una cosa che aiuta veramente anche la stabilità, e vi consiglio magari come upgrade, sono delle meccaniche autobloccanti, semplicemente perché vi aiuteranno appunto a tenere un'ottima stabilità dello strumento e ad avere meno problemi nell'accordatura. Non abbiamo sicuramente bisogno di un capotasto bloccante perché se lo settiamo bene il tutto rimane abbastanza accordato. Anche il braccio del sistema è molto particolare, è proprio fissato benissimo all'interno del buco
come vedete ci sono delle gommette che lo rendono proprio stabile e anche quando si inserisce è abbastanza duro, e la cosa bella è che possiamo decidere noi quanto possa andare in giro stringendo il bullone. Non gli ho trovato dei difetti eclatanti, in fondo sono abituato a sistemi fluttuanti e devo dire che mi ci è voluto un attimino per abituarmi un po' all'idea di averlo sulla chitarra, però dopo qualche ora che suonavo non saprei più farne a meno. Ma fatemi sapere cosa ne pensate. Voi montereste un Vega Trem sulla vostra chitarra? Vi ho lasciato qua sotto in descrizione un link al sito della Vega Trem se volete dare un'occhiata pure voi, oppure se volete imparare a settare un ponte tremolo vi ho lasciato un video qua. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se lo è stato, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like che mi aiuta veramente tanto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!